Lezione 1. Voli diretti. Ho trovato diverse opzioni di volo per te. Ho bisogno di risparmiare più tempo possibile. Alcuni voli prevedono un lungo scalo a Londra. Ho preso nota, darò la priorità alle opzioni senza scalo e ti ricontatterò a breve. Un volo diretto è più costoso ma più veloce. I miei impegni non mi permettono ritardi. C'è un volo alle 8 del mattino. È troppo presto per il mio incontro. Cercherò un volo in partenza nel pomeriggio. La compagnia aerea offre la connessione internet wireless? Ormai la maggior parte dei voli internazionali offre questo servizio. Devo lavorare durante il viaggio. Verificherò i dettagli specifici dell'aeromobile. Si prega di prenotare anche un'auto in aeroporto. Ti procurerò una berlina di lusso. Grazie per il vostro prezioso aiuto. Ti invierò l'itinerario via email. Lo esaminerò prima della nostra prossima chiamata. Attenderò la tua approvazione definitiva. Lezione 2. Esiti legali. Questo caso è molto complesso da comprendere. La giuria si è trovata di fronte a una decisione molto difficile. Le prove non erano sufficienti per una condanna. È stato assolto dalle accuse penali, ma successivamente ritenuto responsabile per danni in una causa civile. Si tratta di una distinzione giuridica molto interessante. Mostra come funzionano i diversi tribunali. Nei casi civili l'onere della prova è molto inferiore. Molte persone hanno trovato il risultato molto sconcertante. L'opinione pubblica era divisa in tutto il paese. Anche la copertura mediatica è stata molto intensa. Ancora oggi gli avvocati studiano questo caso. Ha cambiato il nostro modo di vedere i processi trasmessi in televisione. Il processo giudiziario può essere molto lungo. Le vittime hanno finalmente ricevuto un po' di aiuto finanziario. Tuttavia, il denaro non può sostituire una vita umana. Questa è una verità molto triste. Dobbiamo imparare da queste lezioni di storia giuridica. Scriverò il mio saggio su questo argomento. Ti aiuterò a trovare altre fonti. Lezione 3. Transizioni famose. Molti atleti diventano famosi dopo il ritiro. Quest'uomo ha avuto una carriera lunghissima. Negli Stati Uniti, Simpson, un ex giocatore di football professionista molto ricco e pluridecorato, è passato al mondo dello spettacolo. È apparso in molti film di successo. Fu anche un attore di grande successo nella pubblicità. La maggior parte delle persone lo ricorda per i suoi record sportivi. Era un corridore molto veloce sul campo. La sua fama crebbe ulteriormente durante il processo. Si tratta di un'eredità molto complessa da discutere. Alcune persone ammirano ancora le sue doti atletiche. Altri si concentrano solo sui suoi problemi legali. È difficile separare i due. La storia spesso registra sia gli eventi positivi che quelli negativi. Un tempo era un eroe per molti bambini. È così che i media creano le icone.
Poi l'immagine è cambiata molto rapidamente. È una lezione sulla fama e sulla fortuna. Trovo la sua storia di vita molto tragica. Rimane un argomento di grande dibattito. Lezione 4. Pasti leggeri. Posso prendere la vostra ordinazione per la cena adesso? Vorrei il pollo al curry piccante. Quanto piccante preferisci la tua salsa? Preferisco cibi leggeri. Desidero anche delle bevande da accompagnare al pasto? Abbiamo limonata fresca o tè freddo? Prenderò un bicchiere di tè freddo. Desideri dello zucchero nella tua bevanda? Lo preferisco senza dolcificante. Ti porterò subito la tua bevanda. Il curry viene servito con riso bianco. Viene servito con riso basmati al vapore. Sembra un'ottima scelta. Desidera un antipasto come primo? Non ho molta fame come antipasto. Farò l'ordine in cucina. Quanto tempo richiederà la preparazione? Sarà pronto tra 15 minuti. Aspetterò qui al tavolo. Ecco il tuo tè freddo. Lezione 5. Granito massiccio. Costruire una galleria è un lavoro pericoloso. I lavoratori hanno dovuto affrontare numerose calamità naturali. In altri punti si verificarono frane e gli uomini dovettero scavare nella solida roccia granitica. Il granito è una delle pietre più dure. Hanno utilizzato macchinari pesanti ed esplosivi. Molti uomini rimasero feriti durante i lavori. Il progetto ha richiesto 10 anni per essere completato. Il tunnel è ancora in uso oggi? Si tratta di una delle principali arterie ferroviarie. Dentro deve essere molto buio. Le luci moderne ora rendono l'ambiente molto sicuro. Ammiro il coraggio dei lavoratori. Hanno modificato la geografia del territorio. L'ingegneria può risolvere problemi molto complessi. Richiede un'attenta pianificazione. La natura spesso si ribella contro di noi. Dobbiamo rispettare la potenza della Terra. Non mi lamenterò mai più del traffico. Dovremmo apprezzare il duro lavoro degli altri. Lezione 6. I primi popoli. L'Australia vanta una storia umana molto lunga. Chi erano gli abitanti originari di questa terra? I primi abitanti dell'Australia erano conosciuti come gli aborigeni, che arrivarono in Australia via mare. Quello fu un viaggio molto lungo fa. È accaduto oltre 50.000 anni fa. Hanno un legame molto profondo con la natura. La loro arte e le loro storie sono bellissime. Vivono ancora nel deserto? Molti ora vivono in città e in centri rurali. Vorrei visitare una galleria d'arte indigena. Ce n'è uno molto famoso qui vicino. Che cosa rappresentano i dipinti tradizionali? Spesso mostrano mappe del territorio. I colori sono molto terrosi e caldi.
Utilizzano pigmenti naturali estratti dalla terra. È importante preservare la loro cultura. Il governo sta lavorando a questo problema. Nutro un grande rispetto per le loro antiche tradizioni. Possiamo imparare molto dalla loro saggezza. Lezione 7. La rotta africana. David Livingstone era un uomo molto coraggioso. Perché ha viaggiato in questi luoghi? Voleva trovare una via facile per raggiungere il centro dell'Africa. Livingstone continuò il suo viaggio. Nella giungla ha dovuto affrontare numerose malattie. Non ha mai rinunciato alla sua missione. Ha trovato la sorgente del fiume. Scoprì le maestose cascate Vittoria. Gli abitanti del luogo lo aiutarono a sopravvivere. Li trattò con molto rispetto. Molti pensavano che si fosse perso. Un giornalista lo ha ritrovato dopo molti mesi. Il dottor Livingstone, suppongo, è una citazione famosa. È esattamente quello che ha detto l'uomo. Voleva porre fine alla tratta degli schiavi. Era medico e anche missionario. La sua vita fu ricca di grandi avventure. Ora è sepolto nell'abbazia di Westminster. Ha lasciato un segno indelebile nella storia. Un giorno vorrei diventare un esploratore. Lezione 8. Il linguaggio di Shakespeare. William Shakespeare è un maestro del teatro. Perché le sue opere teatrali sono ancora così popolari? In queste opere teatrali, Shakespeare fa un uso molto ampio della lingua inglese e il suo vocabolario era vastissimo. Alcune parole sono molto difficili. Ha inventato molte espressioni che usiamo ancora oggi. Essere o non essere è una frase celebre. Ha scritto d'amore e del potere umano. Ha scritto tutte le opere teatrali da solo? La maggior parte degli storici ritiene che lo abbia fatto. Il teatro era molto diverso ai suoi tempi. Solo agli uomini era permesso recitare. Ora, questa cosa mi sembra davvero strana. Si trattava di una regola sociale molto rigida. Preferisco le versioni cinematografiche moderne. Il testo originale ha una maggiore profondità emotiva. Proverò a leggere Romeo e Giulietta. Ti aiuterò con le parole antiche. Sei un ottimo compagno di studio. Supereremo l'esame senza problemi. Lezione 9. Foto del tramonto. Il cielo sta assumendo una tonalità arancione intensa. Questo è il momento perfetto per una foto. Il tramonto più spettacolare che tu abbia mai fotografato è stato alle Hawaii. Ricordo quel giorno molto chiaramente adesso. Oggi i colori erano il viola e l'oro. Le nuvole riflettono la luce in modo splendido. Userò un tempo di posa molto lento. Non dimenticare di usare il treppiede. L'acqua appare come uno specchio calmo. Questa sarà una foto che vincerà sicuramente molti premi. La natura è la migliore artista del mondo. Siamo molto fortunati ad essere qui. Ora scatterò 3 foto diverse. Aspetta che il sole tocchi il mare.
Per noi è il momento perfetto. Ora riesco a vedere il lampo verde. Dura solo un secondo o due. Sei riuscito a catturare la luce in tempo? Credo di avere l'immagine perfetta. Lezione 10. Hobby condivisi. I nostri figli trascorrono molto tempo insieme. Ultimamente sono diventati molto amici. Ascoltano la stessa musica o magari possono anche parlare dei loro problemi o dei compiti scolastici. Per loro è positivo condividere i propri sentimenti. L'adolescenza può essere un periodo molto stressante. Avere un amico rende tutto molto più semplice. Nei fine settimana giocano anche ai videogiochi. Spero che prima finiscano i compiti. Si aiutano a vicenda con i problemi di matematica più difficili. Si tratta di un'influenza sociale molto positiva. Dovremmo invitarli a cena. Stasera preparerò della pasta sana. Apprezzeranno moltissimo il pasto. L'amicizia è un dono preziosissimo nella vita. Dobbiamo incoraggiarli a rimanere gentili. Condivido pienamente il tuo pensiero, John. Andiamo a chiamarli subito. Stanno giocando vicino al grande albero. Li vedo correre sull'erba. Lezione 11. Personale cordiale. Spero che il vostro soggiorno qui sia stato piacevole. Oggi tutto era molto confortevole e pulito. Ci impegniamo a fornire il miglior servizio possibile. Ospiti, apprezzo molto la gentilezza e la disponibilità del vostro personale. Trasmetterò i tuoi complimenti al team. Anche la colazione era deliziosa e fresca. Il nostro chef utilizza esclusivamente ingredienti biologici locali. Consiglierò sicuramente questo hotel ad altri. Ci farebbe molto piacere rivederti. Avete un programma fedeltà per i clienti? Sì, puoi registrarti gratuitamente ora. Compilerò subito il modulo. Offre sconti per le visite future. Questa è un'ottima idea imprenditoriale. Diamo grande importanza ai nostri clienti abituali. Ecco la chiave della mia stanza. Grazie e buon viaggio. Prenderò la navetta per l'aeroporto. Arriverà tra esattamente 5 minuti. Lezione 12. Luce rossa. Si prega di accostare l'auto. Mi scusi, signore, non ha visto il semaforo rosso? Oh, pensavo di poter svoltare a destra. Devi fermarti completamente prima di svoltare. Oggi avevo molta fretta. La sicurezza è più importante della velocità. Mi dispiace molto per l'errore. Posso vedere la sua patente di guida, per favore? È nella mia borsa, sul retro. Si prega di prestare maggiore attenzione in futuro. Presterò maggiore attenzione ai segnali. La multa per questo è di $50. Posso pagare la multa online adesso? Sì, le istruzioni sono sul biglietto.
Non permetterò che ciò accada di nuovo. Le norme del codice della strada tutelano ogni persona che si trova sulla strada. Comprendo la mia responsabilità come conducente. Ti lascerò andare con un avvertimento. La ringrazio per la sua estrema gentilezza, signore. Si prega di guidare lentamente e con la massima prudenza. Lezione 13. Piccole abitudini. Il tuo inglese sta migliorando molto rapidamente. Qual è una piccola abitudine che adotti per continuare a imparare nuove parole o nozioni? Leggo un articolo di giornale ogni mattina. Mi piace guardare i film con i sottotitoli. È un metodo di apprendimento molto efficace. Utilizzo anche un'app per dispositivi mobili per esercitarmi. Scrivo 5 nuove parole nel mio diario. Utilizzi queste parole in una frase? Sì, cerco di pronunciarle ad alta voce. È difficile ricordarli tutti. La ripetizione è il segreto di una buona memoria. Inizierò anche io a tenere un diario. Possiamo esercitarci a parlare insieme ogni giorno. Questo mi sarebbe di grande aiuto. L'apprendimento dovrebbe essere un processo molto divertente. Mi interessano la scienza e la storia. Domani potremo leggere dei pianeti. Porterò un libro sullo spazio. L'impegno costante porta a grandi successi. Lezione 14. Il potente cacciatore. Il cielo notturno racchiude molte storie antiche. Spiega come persone o animali sono diventati stelle, ad esempio perché Orione, il potente cacciatore, insegue il toro. Si tratta di un racconto tratto dalla mitologia greca. Le stelle sembrano un vero cacciatore. Gli antichi usavano le stelle per orientarsi in mare. Ogni costellazione ha un nome unico. Vedi le 3 stelle in fila? Quella è la cintura del grande Orione. È molto facile da trovare in inverno. Perché stai inseguendo il toro stasera? Il toro protegge le 7 sorelle. Queste storie rendono la scienza molto interessante. Gli antichi erano molto abili nell'osservazione. Utilizziamo strumenti moderni per vedere più lontano. Ma per noi le stelle restano le stesse. È un universo vastissimo e meraviglioso. Noi ne siamo una piccolissima parte. Ora vorrei imparare qualcosa sulla Luna. Venerdì sera sarà al completo. Lezione 15. Esperienza locale. Dovremmo prenotare una stanza in questo hotel. Sembra molto costoso e molto moderno. Preferisco la comodità e la sicurezza di qui. L'esperienza locale, immagino, dipenda da cosa consideriamo prioritario. Vorrei una stanza con doccia calda. Vorrei alloggiare in una piccola pensione. Potremmo non parlare bene la lingua locale. I proprietari sono generalmente persone molto cordiali. E per quanto riguarda la qualità del cibo? Possiamo mangiare al mercato di strada locale. Sono preoccupato per le condizioni igieniche del posto.
Il cibo è freschissimo e molto economico. Accetterò di alloggiare in una piccola dépendance. Risparmieremo anche un sacco di soldi. Possiamo spendere i soldi per un viaggio. Si tratta di un piano molto saggio e logico. Ora cercherò una stanza online. Assicurati che abbia una buona valutazione. Ho trovato un posto a 5 stelle. Lezione 16. Discorso storico. Questo fu un giorno molto buio nella storia. Discorso di Robert F. Kennedy dopo l'assassinio di Martin Luther King Jr. Ha parlato di pace e giustizia sociale. Voleva fermare le violente rivolte. Le sue parole erano molto calme e incisive. La gente lo ascoltava perché si fidava di lui. È uno dei discorsi più belli di sempre. Lì citò un antico poeta greco. Ha chiesto amore invece di odio. È triste che sia morto poco dopo. Entrambi gli uomini desideravano un mondo migliore per tutti. Dovremmo insegnarlo ai nostri studenti oggi. Per un vero cambiamento è necessario il coraggio. È una lezione sulla compassione umana. Le parole possono guarire una nazione profondamente ferita. Farò ascoltare l'audio durante la mia lezione. Gli studenti lo troveranno molto commovente. La storia è fatta di questi momenti di coraggio. Non dobbiamo mai dimenticare il loro grande sacrificio. Lezione 17. Piccoli progressi. Questa guerra durò ben 4 lunghi anni. Nella maggior parte dei casi, queste battaglie, che duravano pochi giorni, non si traducevano in grandi guadagni o perdite di territorio. Fu una guerra molto lenta e difficile. Molti soldati soffrirono nelle gelide trincee. Le file sono rimaste ferme per molti mesi. Entrambe le parti erano molto stanche di combattere. Dimostra l'inutilità dei conflitti violenti. Le piccole vittorie hanno avuto un costo molto elevato. La tecnologia ha cambiato il modo in cui si combatteva la guerra. Hanno utilizzato carri armati aerei per la prima volta. Ma la strategia era comunque molto datata. Perché non hanno fermato la guerra prima? La politica e l'orgoglio hanno alimentato la battaglia. Si tratta di un capitolo davvero tragico per l'umanità. Dobbiamo studiare questo fenomeno per evitare guerre future. Costruire la pace è molto più difficile che fare la guerra. Richiede molta cooperazione internazionale. Finirò di leggere questo rapporto oggi. Dovremmo ora esaminare il trattato di pace. Lezione 18. L'attrazione degli artisti. Questa città è molto tranquilla e silenziosa. Per questo motivo Niagara-on-Lake attrae molti pittori e fotografi. La luce sull'acqua è molto soffusa. Anche gli edifici antichi sono molto colorati. Vorrei fotografare l'orologio. Molti artisti siedono qui per molte ore. Riescono a catturare la bellezza dei giardini. Ho visto una donna dipingere il lago. In primavera i fiori sbocciano con colori molto vivaci.
È come una scena di un film. Il turismo contribuisce notevolmente all'economia locale. Dovremmo comprare un quadro come souvenir. Preferisco un disegno piccolo e semplice. Andiamo a visitare la galleria d'arte locale. Lì possiamo ammirare lavori più professionali. Questa città ha un fascino davvero unico. È il luogo perfetto per una vacanza. Mi sento molto rilassato e felice qui. Dovremmo rimanere altri 2 giorni. Lezione 19. Pianificazione del viaggio. L'estate arriverà molto presto, mia cara. Ehi, hai già iniziato a pianificare il nostro prossimo viaggio? Sì, ho già iniziato a pensare alle prenotazioni. Mi piacerebbe visitare la montagna. Preferisco stare vicino al mare blu. Possiamo trovare un posto che abbia entrambe le cose. L'Italia possiede delle colline costiere davvero splendide. Sembra un'idea molto romantica. Dovremmo prenotare i voli questa settimana. Cercherò una buona offerta di viaggio. Abbiamo bisogno di un hotel con una bella vista. Controllerò le recensioni su internet. Meglio noleggiare un'auto o prendere il treno? I treni sono molto veloci e molto comodi. Vorrei visitare anche i musei antichi. Mangeremo un sacco di pasta deliziosa. Oggi devo assolutamente comprarmi un costume da bagno nuovo. Metterò in valigia la mia macchina fotografica e gli obiettivi. Scatteremo insieme tante belle foto. Questa sarà la nostra vacanza più bella di sempre. Lezione 20. Appunti sul caffè. Oggi abbiamo a disposizione molti tipi di chicchi di caffè unici. Cerco un sapore leggero. Che ne dici della miscela etiope? È nota per le sue note fruttate. Ha un aroma molto intenso? Il profumo ricorda quello di frutti di bosco freschi e gelsomino. Preferisco un caffè non troppo amaro. Questo particolare tipo di tostatura risulta molto delicato al palato. Devo berlo con il latte o con lo zucchero? Consiglio di berlo amaro per apprezzarne appieno il sapore fruttato. Seguirò quindi il tuo consiglio professionale. Ti preparerò una tazza fresca. Grazie per la spiegazione dettagliata. È un piacere per me condividere le mie conoscenze. Il colore dei fagioli è molto chiaro. Questo perché sono leggermente tostati. Sono pronto ad assaggiare questa miscela speciale. Ve lo porterò al tavolo tra poco. Non vedo l'ora di vivere questa nuova esperienza. Assapora ogni singolo sorso del tuo caffè. Lezione 21. Imparare dagli errori. Steve è una persona molto socievole. Ieri Steve ha parlato con molte persone. Ha commesso molti errori durante il suo discorso. Ma la gente fu paziente con lui e cercò di ascoltarlo. È importante sostenere i nostri amici. Si sentiva molto nervoso sul palco. Penso che migliorerà con più pratica. Dovremmo offrirgli un feedback sincero.
Per lui la nostra opinione è molto importante. Gli errori sono una parte naturale del processo di apprendimento. È un punto di vista molto saggio. Bisogna sempre essere gentili con i principianti. Lo inviterò a studiare con noi. È un'idea davvero utile, John. Possiamo fare le prove delle presentazioni insieme. Il successo richiede un grande sforzo collettivo. Sono contento che le persone siano state pazienti con lui. La gentilezza fa davvero una grande differenza. Chiamerò Steve più tardi stasera. Lezione 22. La penna perfetta. Benvenuti nel nostro negozio di articoli da regalo specializzato. Sto cercando un regalo per mio padre. Preferisce leggere o scrivere? Ama molto entrambe le attività. Che ne dici di questo libro giallo in un set di penne professionali? Sembra perfetto. Posso provare la penna? Puoi testarlo su questa carta di alta qualità. L'inchiostro scorre in modo molto fluido sulla pagina. Si tratta di una penna stilografica di una marca famosa. Anche il romanzo giallo sembra molto avvincente. È un bestseller in molti paesi. Prenderò questo set per il suo compleanno. Posso fornirvi un servizio di confezionamento regalo impeccabile. Sarebbe davvero molto comodo. Preparerò il pacco subito. Sono sicuro che questo regalo gli piacerà molto. Strumenti di qualità ispirano una scrittura migliore. Concordo pienamente con la tua affermazione. Ecco il tuo elegante set regalo, Anna. Lezione 23. Il lupo amichevole. Questa storia è una leggenda locale molto famosa. Chi è l'uomo nella cornice dorata? Si tratta di San Francesco della città di Gubbio. Quello accanto a lui è un lupo selvatico. Sì, un tempo il lupo era molto pericoloso. Come ha fatto il santo a trasformare l'animale? Parlò al lupo con grande amore. Ancora una volta mise la zampa nella mano di San Francesco. Il lupo e gli uomini mantennero la pace. È una bellissima storia di amicizia. Il lupo visse in città per anni. Gli abitanti del villaggio hanno dato da mangiare all'animale? Gli davano da mangiare tutti i giorni. Gli animali spesso rispondono positivamente alla gentilezza umana. Dobbiamo rispettare tutte le creature viventi. Voglio leggere la storia completa adesso. Ti regalerò un libro su di lui. La storia è piena di meravigliose sorprese. Questa leggenda ci insegna una grande lezione. Lezione 24. I ferrovieri. La costruzione di questa ferrovia è stata un'impresa colossale. Perché ci sono voluti così tanti anni per finirlo? Trovare manodopera a sufficienza era un problema costante. Poiché quei lavoratori erano disposti a lavorare solo per salari elevati, i proprietari delle ferrovie decisero di cercare aiuto. Hanno assunto lavoratori provenienti da molti paesi diversi. I nuovi lavoratori si sono trasferiti qui in modo permanente?
Molti di loro sono rimasti per costruirsi una nuova vita. Il lavoro era molto pericoloso e faticoso. Hanno dovuto far saltare in aria la roccia solida. Ha cambiato l'economia della nazione. Viaggiare è diventato molto più veloce per tutti. Dobbiamo molto a quegli uomini coraggiosi. La storia è costruita dalle mani di molti. Ammiro la loro forza e il loro coraggio. In questa stazione possiamo scorgere la loro eredità. Voglio conoscere la loro vita quotidiana. Ho alcune vecchie fotografie da mostrarvi. Le fotografie rendono il passato incredibilmente reale. Passiamo ora alla prossima sala espositiva. Lezione 25. Documenti di viaggio. Dovremmo finalizzare ora il tuo volo internazionale. Ho preparato la valigia per il viaggio. È necessario verificare i requisiti di ammissione. E assicuratevi che il vostro passaporto sia sufficientemente valido. Dovrebbe essere valido per altri 6 mesi. Controllerò la data di scadenza stasera. Hai bisogno di un visto per la tua destinazione? Credo di poterne acquistare uno all'aeroporto. È preferibile presentare la domanda online in anticipo. Questo mi farà risparmiare molto tempo. Posso aiutarti con il modulo di domanda. Sei un consulente davvero prezioso, John. Si prega di portare con sé una foto digitale. Ne ho una salvata sul mio cellulare. Dobbiamo inoltre considerare l'assicurazione di viaggio. Desidero una copertura sanitaria completa. Troverò la polizza migliore per te. Mi sento molto al sicuro con il tuo piano. La preparazione è la chiave per un viaggio felice. Lezione 26. Stile elegante. Questo evento è una serata sociale molto importante. Non so cosa dovrei indossare. Dobbiamo tenere conto del tema dell'occasione. Che ne dici di qualcosa di elegante e semiformale? Un abito blu scuro sarebbe molto elegante. Preferisco invece un colore verde scuro. Anche il verde è una scelta molto sofisticata. Devo indossare i tacchi alti o le scarpe basse? I tacchi alti si abbineranno perfettamente allo stile formale. Voglio sentirmi a mio agio mentre ballo. Possiamo trovare scarpe con un tacco più basso. Mi serve anche una piccola borsa da sera. Questa pochette argentata è molto popolare al momento. Si abbina perfettamente ai miei gioielli. Sarai la star della serata. Grazie per i tuoi consigli di moda, John. È importante sentirsi sicuri di sé quando si indossano certi abiti. Sono pronto ad acquistare questo completo adesso. Lo porto io al bancone per te. Lezione 27. Eleganza nell'abbigliamento. Questa collana di perle è un gioiello senza tempo. Aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi outfit. È vero, manterrò una mente aperta e vi mostrerò di più. Mi interessano anche i braccialetti d'oro. L'oro è un metallo molto caldo e luminoso.
Si tratta di un oggetto in oro massiccio o placcato? Si tratta di oro giallo massiccio a 18 carati. Lo sento molto pesante in mano. I materiali di qualità hanno sempre un certo peso. Voglio qualcosa che posso indossare tutti i giorni. Questa semplice catena è perfetta per l'uso quotidiano. La chiusura è molto sicura? È dotato di una serratura rinforzata per una maggiore sicurezza. IAO Design mi piace molto. I gioielli sono un investimento nel proprio stile. Ci penserò un attimo. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Penso che comprerò la catena d'oro. Oggi hai fatto un'ottima scelta. Lezione 28. Routine mattutina. Mi sveglio alle 5 ogni singola mattina. Per me è un inizio davvero presto. Bevo acqua e poi medito profondamente. Sembra una routine mattutina ben pianificata. Dovrei provare a inserire anche un po' di movimento. Fai esercizio fisico prima di fare colazione? Corro per 30 minuti nel parco. Di solito mi sento molto stanco al mattino. L'esercizio fisico in realtà ti dà più energia. Cercherò di fare stretching domani mattina. Iniziare con piccoli passi è il modo migliore per cambiare. Vorrei ridurre il tempo che trascorro davanti allo schermo la mattina. Leggere un libro è meglio che consultare le notizie. Metterò il telefono in un'altra stanza. Ti sentirai molto più sereno allora. Grazie per i preziosi consigli di vita. Una buona mattinata porta a una buona giornata. Sono entusiasta di cambiare le mie abitudini. Hai il potere di migliorare te stesso. Lezione 29. Rinnovamento della cucina. Questa stufa impiega troppo tempo a scaldarsi. Anche il frigorifero fa un rumore forte. Sono stanco dei nostri vecchi elettrodomestici da cucina. È decisamente giunto il momento di aggiornarli. Dovremmo comprare un forno intelligente questa volta. Vorrei una lavastoviglie molto silenziosa. L'acciaio inossidabile ha un aspetto molto moderno e pulito. È anche molto facile da tenere in ordine. Oggi dovremmo andare al negozio di elettrodomestici. Dobbiamo prima misurare lo spazio. Vado subito a cercare il metro a nastro. Non dimenticare di controllare la classe energetica. Voglio risparmiare sulla bolletta dell'elettricità. Le macchine moderne sono molto più efficienti. Possiamo cucinare pasti migliori per la nostra famiglia. Non vedo l'ora di avere una cucina nuova. Sarà un ottimo investimento. Diamo un'occhiata ai prezzi online. Troverò le migliori offerte per noi. Lezione 30. Restauro della città. Questa città sembra esattamente come era in passato. Gli edifici sono in ottime condizioni. Oggi i turisti che pagano il biglietto d'ingresso per visitare questa meravigliosa città storica finanziano gran parte dei lavori di restauro e manutenzione. È un ottimo modo per preservare la storia.
Ogni biglietto contribuisce a pagare i falegnami. Per riparare i tetti utilizzano metodi tradizionali. Vogliamo che la città mantenga la sua autenticità. Anche i mobili all'interno sono molto vecchi. La maggior parte dei pezzi sono originali dell'epoca. Mi sembra di essere in un altro secolo. Questo è l'obiettivo della nostra fondazione. Sono felice di sostenere questo progetto. Il tuo contributo fa davvero la differenza. Anche i giardini sono tenuti molto bene. I volontari locali aiutano con i fiori. Qui il senso di comunità è molto forte. Ci vogliono molte persone per salvare il passato. Consiglierò ai miei amici di venire a trovarmi. Apprezziamo il vostro passaparola positivo.